Bella ragazzi! Bella ragazzi, questa volta trasformeremo il legno in carbone e gas. Praticamente faremo una pirolisi controllata dentro al nostro crogiolo caldaia e questa volta abbiamo la gomma arabica per fare la guarnizione col talco. La metteremo poi qua dentro, così avremo per quando servirà sempre pronta un po' di questa sostanza, questa miscela, questa mistura. Allora, vi dico una cosa, voi direte, ma poi lo vedrete altre volte perché faremo altre pirolisi con questo sistema qua. Qua utilizziamo del gas a una certa energia, noi usiamo un forno elettrico perché così controlliamo la temperatura. In realtà per fare queste cose qua si può utilizzare lo stesso gas prodotto per scaldare questo. Quindi una parte di gas andrà a scaldare questo, una parte di gas sarà utilizzata. Poi un giorno costruiamo un gasogeno che farà questo lavoro senza bisogno del forno. Però adesso vi facciamo vedere sperimentalmente come funzionano queste cose, prima di arrivare un giorno a fare un impiantino interessante. Quindi questo l'avete già visto queste attrezzature che abbiamo prodotto, ci sono i video appositi e ora grazie a questa inizieremo a fare la nostra guarnizione che servirà per gli altri video. Allora innanzitutto la faremo qua dentro, la nostra guarnizione pastosa, e la appiccichiamo qua con un biadesivo perché ha questo coperchietto che farebbe ribaltare il barattolino, così possiamo lavorare tranquillamente. Allora, faccio un attimo una spiegazione veloce per chi non avesse visto gli altri video. Questo è un fornetto al crogiolo di grafite amovibile, si può levare. Al posto del crogiolo di grafite metteremo questo, che è un crogiolo in acciaio inossidabile che abbiamo costruito, e c'è un video dove lo costruiamo, con questo coperchio flangiato dove ci sono 1, 2, 3 uscite. Adesso nel nostro caso queste due le teniamo tappate. Questo tubo qua è bloccato è fissato con un raccordo a ogiva che abbiamo fatto nel video dove abbiamo piegato il tubo. Questo raccordo a ogiva fa tenuta bene e resiste ad alte temperature perché è completamente metallico, qua si scalderà molto, qua sotto moltissimo. Le guarnizioni qua, la guarnizione qua sarà fatta con quel preparato che faremo tra poco. Qua dentro metteremo un pezzo di legno, questo qua è legno di bruga, è un legno duro, pesante, molto resistente, che produrrà anche un buon carbone. Poi abbiamo preparato questo, che quando questo nel forno arriverà qua si innesterà in questo tubo di silicone. La temperatura man mano qua scende perché si raffredda in aria, però deve rimanere comunque abbastanza caldo di modo che i catrami che escono non si condensino qua dentro e lo tappino. Questo tubo dove entra il gas, adesso cercherò di aprire, mi sembra bello bloccato, ecco. Il tubo dove entra il gas finisce in questo disco. Allora, questo disco cosa serve? Qua esce il gas pieno di catrami, un fumo tremendo, va a spargere questo fumo sull'acqua che dovrebbe prendersi una parte di questi catrami, perlomeno la maggior parte, e poi, come ho fatto vedere qua, il gas uscirà da questo tubo e uscirà di qua. Questo altro tubo, che quando abbiamo costruito questo coperchio con questo vasetto non l'abbiamo spiegato, servirà per incollarci sopra un pezzettino di stagnola che in caso di ritorno di fiamma, di cose simili, si stapperà, si bucherà e sfiaterà fuori salvando, diciamo, il vasetto. Quindi a questo punto procediamo con la prima fase, che è produrre la guarnizione, che serve più volte perché una volta data poi quando si apre si può togliere questa guarnizione fluida che seccherà lì e rifarla tutte le volte che lo richiudiamo con qualcosa dentro. Questo tipo di guarnizione resiste ad altissime temperature senza perdere.
Allora, le altre volte l'abbiamo fatto solamente impastando con acqua il talco, ma la sua cosa, giusto per dare la giusta fluidità e adesività, e metterci un pochino di gomma arabica, molto poca rispetto al talco che metteremo. Quindi a questo punto, ma ancora un pochino su, a questo punto dobbiamo mettere l'acqua e sciogliere la gomma arabica in acqua tiepida, e dobbiamo aspettare un po' che sciolga. Poi aggiungeremo l'acqua che manca, che servirà per raggiungere la giusta fluidità di questa pasta, è una specie di pomata. E qualcuno dirà: ma perché non mettete una guarnizione di rame? Di rame no, perché avrei dovuto fare queste flange molto più spesse per comprimere con la giusta forza omogenea tutto il perimetro della guarnizione di rame, che poi ogni volta va ricotta per renderla morbida. Praticamente ci vuole una flangia spessa così, viti più grosse, e devi dargli stringere tantissimo. Invece con questa guarnizione qua si risolve il problema senza bisogno di fare flange resistentissime. Perché non mettere una guarnizione di silicone o di teflon? Perché qua arriviamo a temperature anche di 400 gradi qua sopra, quando qua sotto ad esempio siamo a 800 gradi, perché questo lo arrovettiamo anche a volte per certi trattamenti. Quindi l'ideale è questa. Oppure fare una guarnizione di carta di amianto, che però non si trova più. Allora, la gomma arabica sembra che si sia sciolta, non vedo più granellini, e iniziamo a questo punto ad aggiungere del talco. Allora, quindi il talco, l'acqua è per rendere pastosa questo prodotto. Il talco serve per che è la vera guarnizione, poi intanto vi spiego cosa fa. La gomma arabica serve a dare un po' di consistenza a questa pomata e fare in modo che quando si spalma sulle flange aderisca, sia un po' collosa, aderisca bene. Quindi il talco, perché serve il talco? Perché il talco intanto strutturalmente è formato da tantissime scagliette. Sono cristalli sottilissimi e tanti scagliosi, che si sfaldano anche, e questi cristalli fatti in questo modo sono comprimendoli si assestano tutti con le loro facce in questo modo. Non sono, fosse un materiale basato su granelli, diciamo con una forma di granelli, si schiaccerebbero e non avrebbero adesione tra uno e l'altro, e ci sarebbero alcuni granelli che tengono distanti le due flange, e tra uno e l'altro passerebbe qualsiasi fluido, sia un liquido che sia anche un gas. Mentre con il talco abbiamo la compressione come fossero tutti i fogli di carta, come fare la carta pesta, si pressa e formano la guarnizione. Quando si scalda il talco, specialmente ad alte temperature, succede anche un'altra cosa, che si sinterizza, cioè vanno a collegarsi queste lamelle, succede che si trasforma in una forma disidratata che si chiama steatite cotta. La steatite è un materiale che adesso vi faccio vedere. Allora, la steatite è una forma compatta di talco microcristallina, e vedete questi sono due bastoncini di steatite. Questa qua, cuocendola, diventa poi di un color mattone, bordeaux, e durissima. Adesso si incide con le unghie e come unta, al tatto sembra unta perché è talco. Questo è un pezzo, da questi pezzi si possono ricavare elementi con forme, si può fresare, si può tornire, si possono fare anche cose sottili tornite che poi si cuociono e diventano durissime. Si possono fare anche supporti isolanti per l'elettricità che resistono ad alta temperatura e tante cose del genere. Questa qua è steatite. Questa qua si taglia, guardate l'aspetto, su questa roccia
in Liguria, in alcuni punti, hanno fatto su una roccia simile incisioni rupestri che sono durate fino al giorno d'oggi, perché rifiuta l'acqua e quindi l'acqua non penetrando non succede che d'inverno ghiaccia e la sfoglia come può succedere su altre rocce. Magari queste incisioni le hanno fatte anche su altre rocce, ma le abbiamo perse, invece su questa roccia sono rimaste. Quindi continuiamo a mescolare, ci vediamo tra un po' quando sarà pronta. Abbiamo aggiunto ancora talco, abbiamo aggiunto acqua e gomma arabica, siamo arrivati a questa consistenza. Allora, bisogna mettere come gomma arabica 5%, ma massimo 10% in peso, perché oltre la gomma arabica, non essendo refrattaria, chiaramente brucia e se ne va. Resta il talco, però se c'è molta gomma arabica il talco resta poroso. Qua abbiamo messo un pochino, l'ho lasciato seccare, vedete com'è più consistente che negli altri esperimenti che abbiamo fatto. Quello del plexiglass è molto più consistente e quindi resta bene, fa una bella tenuta, è più facile da spalmare, e con la gomma arabica, dato che il talco è un po' idrorepellente, con la gomma arabica aiuta anche a rimescolare, a farlo aderire all'acqua. Poi invece la quantità d'acqua la mettete in base alla fluidità che volete ottenere. Questa qua mi sembra una fluidità molto appropriata. Allora, cominciamo a fare questo. Le rondelle scappano sempre e cadono per terra. Mettiamo dentro questo pezzo di legno. Starebbe anche questo, sì, da un lato ci sta anche lui. Ok, ora spalmiamo il nostro prodotto qua. Conviene farlo colare, viene meglio. Ecco, così è molto più comodo rispetto a come l'abbiamo fatto senza gomma arabica. No, ne ho preso poco, qua chiudiamo l'anello. Ok, direi che questo possiamo chiuderlo, così ci viene bene per altre volte, se non evapora l'acqua dura tanto tempo. E qua chiudiamo il nostro apparecchio. Si potrebbe anche lasciarlo, adesso abbiamo premura, si potrebbe lasciarlo un po' asciugare il talco con la gomma arabica e poi chiudere dopo, quando diventa più pastoso, però facciamo così. Mettiamo su tutto, chiudiamo e poi stringiamo i dadi. No, che non riesco a evitare. Allora, ecco. Allora prendiamo una chiavetta da 10, perché questi dadi sono M6, e diamo una leggera stretta. Prendo la chiavetta, aspettatemi, eccola qua. Di qua addirittura è uscito. Ok, allora, qua non si vede, comunque c'è. Allora, adesso prendiamo un attimo la pinza per togliere il crogiolo, perché ho portato al forno già a 200 e rotti gradi, non vorrei che bruciasse il tavolo. Lo mettiamo su un fianco ed eventualmente ci mettiamo qualcosa contro, anche un pezzo di legno. Mettiamo qualcosa di più consistente, tipo questa vite. Ok, così non rotola più. Allora, avviciniamo il barattolo con l'acqua.
e innestiamo il tubo. Ora, tanto che si scalda il crogiolo, prepareremo una cosa dove uscirà il gas. È un silicone antipatico. Devo farci un po' di invito sul tubetto, ma va bene, ce l'abbiamo fatta. Ok, qua siamo pronti. E adesso prepariamo quest'altra cosa. Allora, abbiamo fatto un tubetto d'alluminio tagliato, piantato dentro una cosina, che è un cilindretto con un foro, cilindretto di ottone che è fatto in un attimo al tornio, e innestiamo questo qua. Poi fare in modo da dirigere questo un po' più in là, così. Ah, ecco, dimenticavo di stringere quello. Ora quanto sarà? Da 18, 17. Vediamo un attimo. Prendiamo le pinze, anzi, prendiamo la chiave inglese così facciamo prima. Ok. E adesso dobbiamo attendere che inizi la pirolisi. Tanto vi spiego due cose, però prima dobbiamo fare una cosa. Allora, ho preparato un pezzettino di stagnola, ricordate nell'altro video questo tubo, e sigilliamo questo tubo con un po' di flussante per saldature a stagno elettronica, che è a base, c'è il video dove lo prepariamo, che è a base di colofonia, praticamente è un prodotto che si ottiene dalla resina di pino. Bisogna lasciarlo un po' asciugare. Possiamo fare una cosa molto intelligente, possiamo asciugarlo velocemente scaldando questo tubo, facendolo diventare tiepido. A questo punto ne aggiungiamo ancora. Non lo incollo con la colla per il semplice motivo che poi se si toglie e si mette, come si dice, almeno non resta un pacciugo di colla lì. Vediamo un attimo. Ecco. Ce l'ho pressato contro. Questa qua è una valvola di sicurezza. Una valvola di sicurezza, dovesse esserci una sovrappressione per un ritorno di fiamma o altro, spara via quella stagnola. Comunque si apre da una parte e sfiata, sfoga di lì la pressione. Allora, passaviamo un po' di temperatura, è stato un po', penso che si sia acclimatato il legno, e andiamo da 200, passiamo a 300 gradi. Vedremo, alzando la temperatura, cosa succede, perché a varie temperature succedono delle cose. Allora, la pirolisi che cos'è? Detta anche piroscissione, cracking, è praticamente la distruzione di una sostanza mediante l'applicazione di calore. E succede che se si tratta di una sostanza organica, ad esempio il legno, ma anche altre, può essere anche un olio, possono essere addirittura l'urina secca, da cui con la pirolisi hanno scoperto il fosforo, hanno scoperto anche, ecco un'altra cosa, l'urina secca, o anche corno, roba simile, sangue di bue, roba simile, che sviluppano carbonato di ammonio che si può raccogliere. Una volta i prodotti ammoniacali lo ottenevano dalla pirolisi delle corna e queste cose. Infatti il carbonato d'ammonio veniva chiamato sale di corno di cervo bruciato anticamente, con il legno ed altre cose. Ecco, dalla pirolisi del legno si ottiene una cosa, si ottiene metanolo, poi aumentando la temperatura si ottengono
CO2, un po' di idrogeno, varie combinazioni, perché le molecole della cellulosa e poi quelle della lignina, che si decompongono a temperatura ancora più alta, si spaccano, diventano molecole più piccole, liberano delle cose, delle altre molecole, che poi a quella temperatura si ricombinano anche in modi diversi secondo la temperatura. Poi si può anche fare un trattamento tutto successivo con temperature diverse ai gas che escono, e quindi si ottengono tante sostanze che poi si possono dividere e nell'industria vengono utilizzate. E il residuo è carbonio, perché in un ambiente senza aria, senza niente, ci sono solo i gas che si sviluppano, il carbonio della cellulosa e della lignina rimangono inalterati, quindi resta un pezzo di carbone. Infatti è così che si fa il carbone di legna, facendolo o cuocendolo in ambienti chiusi attualmente, o quando si facevano le carbonaie si faceva una gran catasta di legna con tutti i legni disposti in un certo modo, si copriva di foglie, rami, foglie, poi si copriva di terra, si accendeva dal buco centrale, che si lasciava un buco per sommità, perché la legna era tutta disposta intorno a questo buco, e poi bruciava. Quando aveva preso fuoco veniva chiusi i buchi laterali, lasciata entrare pochissima aria, e il calore sviluppato, come ho detto prima, si può anche autoalimentare questo procedimento senza bisogno del forno. Il calore sviluppato da questa combustione non completa praticamente faceva andare via tutti questi prodotti e rimaneva il carbone. Allora, non so se riuscite a vedere, in questo tubo di silicone sta cominciando a succedere una cosa. Questa è semplice acqua dovuta all'umidità del legno, ma poi quando inizierà la pirolisi ci sarà altra acqua dovuta proprio alla pirolisi, perché spaccandosi queste molecole ci sono degli idrogeni e degli ossigeni che si combineranno in acqua. Poi se sale troppo il livello vedremo di svuotare un po', oppure lasciamo gorgogliare addirittura, vediamo un po' cosa succede. Ci vorrebbe un tubetto che parte dal fondo, qua esternamente, che sale e poi fa così, riscende un po'. Allora succede che se aumenta il livello fa da troppo pieno e sgocciola la spandente dell'acqua che gli entra, però il gas non riesce a uscire perché la prendiamo in basso l'acqua, poi la portiamo a livello. Abbiamo raggiunto i 300 gradi, fa un leggero fumino e vi dico che sa di legno ma anche di alcol. Sta cominciando a uscire, penso, del metanolo. Non è bello respirarlo perché non fa tanto bene, ma a questa temperatura il legno dentro non è ancora a 300 gradi, adesso comincia a scaldarsi, quindi farà tutta una sequenza, poi alzeremo la temperatura e poi spingeremo la pirolisi a temperature più alte. Qua è caldo, ma è dovuto al vapore acqueo che ha condensato lì. Allora pare che l'acqua sia finita, comunque ha condensato qua e qua. Sembra che esca qualcosa, un piccolo flusso, mettiamo un tubetto e andiamo a vedere se esce veramente qualcosa. Ecco, sta facendo delle bolle, c'è già un piccolo flusso di gas, sarà aria perché sta spingendo via l'aria. Allora, qua sta diventando colorata l'acqua. Abbiamo questa prima fase, siamo sempre sui 300, no, ecco sì, siamo sempre sui 300 gradi e vediamo un attimo il flusso, butta un po' più di bolle. Proviamo ad accenderle, non avviciniamoci con la fiamma al tubetto perché potrebbe esserci una miscela aria-gas esplosiva. Quindi andiamo sott'acqua col tubetto, non c'è ancora nulla di combustibile. Guardate un fenomeno interessantissimo, vengono sparati degli anelli di fumo sott'acqua, degli anelli di fumo, e poi fanno dei filamenti, si distruggono in filamenti e vanno a fondo. È una sostanza che sembra più pesante dell'acqua stessa,
sembra più pesante, forse di lì c'è un segno di un'etichetta, non so se si vedono bene, ma penso di sì. Forse di qua si vedono meglio. Giriamo, che magari qua è un po' più visibile, adesso non ne fa più, abbiamo mosso, eccolo, vediamo, ecco un altro, bellissimo questo fenomeno, sputa anelli sott'acqua dal centro del tubo, dall'uscita di quel tubo lì, bellissimo. Comunque vediamo tra un po'. Allora, abbiamo capito che sono gocce che cadono dal tubo e formano quegli anelli lì, e sta continuando a fare odore di alcol, quindi praticamente continua a produrre metanolo a questa temperatura, metanolo e altre sostanze tipo questa cosa che viene giù più pesante dell'acqua, che forse sono un inizio di catrami e cose simili, non saprei. Adesso qua succederà di tutto, si formeranno molecole di ogni tipo, tanti tipi, quindi aumentiamo la temperatura a sto punto. Andiamo a 350, poi andremo a 400. Sta venendo molto più velocemente fuori, guardate cosa sta venendo giù, e di qua davanti si vede una differenza di colorazione. In alto tende a essere rosa e in basso giallo, molto giallo, e vi dirò che comincia a fare un odore di creosoto, di affumicato, sembra che ci avviciniamo al salmone affumicato o a qualche cosa buona, al pastrami e certe cose affumicate. Vediamo un attimo, fa tantissimo, sviluppa un flusso molto forte, vediamo un secondo. Una ha dato una fiamma, una grossa. Comincia a arrivare qualcosa di combustibile, poco, ma ecco, praticamente ci sarà ancora molta CO2 qua. Tra un po' potremo accendere direttamente lì, quando siamo sicuri che non c'è più aria, che non c'è più ossigeno. Guardate il fondo, sul fondo cosa ha depositato. Sta condensando anche qua sul vetro. Si intravede un flusso di fumo molto debole uscire. A questo punto vediamo cosa succede. Guardate, una fiamma si sta formando, ma ancora poco ricca di gas combustibile. Ci sarà della CO2 mista, molta CO2. Aspettiamo un attimo. Sta gocciolando un catrame adesso, è creosoto, che è composto da varie cose, tra cui acido creosotico. Vengono giù sempre cose e sta uscendo un flusso più forte. Vediamo un attimo. Comincia a bruciare. Sarebbe da mandare in un secondo vasetto, condensare meglio, raffreddare, e con la sequenza di vasetti si può ottenere un gas molto purificato. Guardate che gocce di creosoto che cascano giù. Gocciola, si raffredda in acqua, si rapprende. Pensate che con questa sostanza qua, con questo catrame di legno, questo catrame di legno è stato utilizzato per millenni, decine di millenni dall'uomo per fare tante cose, usato come colla per le asce di pietra sul manico di legno, punte di freccia, veniva usato dove non c'era specialmente magari resina di pino o roba simile. È stato usato addirittura dall'uomo di Neanderthal, che costruiva piccoli oggetti, tipo ho visto un coltellino di selce incastrato in un legnetto, e costruiva addirittura, hanno trovato delle pietre con incollate sopra delle pietrine, chissà cosa significavano. Quindi non era
molto arretrato come si pensava una volta. Aveva ottenuto dei manufatti e hanno trovato anche come produceva questo creosoto. Costruiva una fornace dove i fumi passavano in un canale coperto di pietre e coperto di terra. Quando finivano di bruciare corteccia di betulla, che ne produce molto, a quel punto smontavano la copertura di questo canale sotterraneo e raccoglievano il creosoto e condensava nelle pareti. Comincia a fare una fiamma molto molto grande. A questo punto direi che è troppo veloce. Guardate, è anche blu. Facciamo una cosa: mettiamo un tubetto senza quella strettoia lì che non permette alla fiamma di rimanere accesa. Abbiamo messo un altro vasetto, facciamo gorgogliare. Qua è successo che è salito il livello perché continuava ad dare anche un po' d'acqua e gorgoglia anche lì. Ora non esce più fumo, è pulito. Aumentiamo la temperatura, portiamo a 400, anche un po' di più, e vediamo cosa succede. Abbiamo aggiunto il vasetto, ma adesso abbiamo aggiunto questa bottiglia tagliata e sta caricandola. Tra poco potremo staccare di lì. Allora, esce già. Stacchiamo e teniamo tappato. Allora, proviamo ad accendere qua. Fiamma. Avete visto? Avete visto? Qua brucia male perché fa le bolle, quindi fa tutte queste fiammelle. Vabbè, sì, brucia bene anche lì, però si spegne perché va a bolle. Le bolle danno impulsi che possono staccare la fiamma. Quindi bisogna fare un gasometro che serve non solo a misurare il gas, ma a fare da serbatoio del gas. E la prossima volta costruiremo un gasometro per altri esperimenti. Molto bello. E carico di catena, direi a questo punto di fare andare a gorgogliare questo ancora in un'altra cosa qua. Diamo una calda al tubo. Si è staccato un attimo, ecco. Guardate, fumo dovunque. Anzi, faremo anche un'altra cosa. Costruiremo uno scrubber, ossia un contenitore dove il fumo viene mandato in basso e poi sale attraverso una pioggia d'acqua che abbatterà tutto questo fumo. Anzi, facciamo una cosa. E fa fiamma blu anche qua. Bellissimo. Vediamo se adesso si mantiene la fiamma qua. Adesso riesce a mantenerla. No. Ci attrezzeremo meglio, ragazzi. Comunque tra poco vedremo cosa ne è rimasto del legno. Ora riesce a sostenersi, evidentemente c'è meno, è umido ancora, ci va un sistema di condensazione, appunto la pioggia d'acqua, che porta via altro fumo, altro catrame in pratica, e porta via l'umidità, diciamo il vapore acqueo proprio intenso che c'è qua. È interessante questo lavoro. Poi il mio sogno è arrivare a fare un gasogeno che si automantiene con un gasometro che accumula il gas prodotto. Faremo un piccolo impianto di produzione.
Comunque faremo altri esperimenti, non solo con legno ma altre cose. Sta finendo, evidentemente è quasi carbonizzato del tutto. Guardate che colature di creosoto tremende. Abbiamo lasciato raffreddare il tutto e ora vediamo cosa c'è rimasto qua dentro. Usavo la 11. Il creosoto in parte è solubile in acqua, c'è una fase solubile in acqua e una fase insolubile che è un catrame. Quella sciolta in acqua dovrebbe essere acido creosotico, lo chiamavano, adesso non so il nuovo nome. Guardate, ha tentato il catrame di passare attraverso al talco. E si chiama questa cosa di fare queste guarnizioni fatte così col talco, con l'argilla, con il gesso, si dice lutare, si diceva anticamente nei vecchi libri di chimica. Eccolo qua, carbone di brugo. Abbiamo un bel pezzo di carbone di brugo. Segna la carta, disegna benissimo. Si possono fare i carboncini per disegno artistico con questo materiale qua. Poi magari sono fatti di legno di altri tipi di piante, possiamo un giorno tornare dei bacchettini di legno della giusta pianta e fare dei carboncini da disegno. Bellissimo. Allora, col legno abbiamo fatto il carbone, abbiamo fatto un gas composto di tante cose, abbiamo fatto del metanolo, abbiamo fatto dell'acido creosotico e del catrame che è insolubile nell'acqua, perlomeno in gran parte insolubile. Vediamo un attimo qua dentro, questo si è incollato col catrame, ecco. Vediamo un po', guardate qua, è viscidoso, molto viscidoso, bellissimo. Allora, anche questo catrame contiene tantissime sostanze. Questo catrame qua in pratica lo mangiamo quando mangiamo un qualcosa di affumicato in piccola quantità. E se si fa una fumicatura tipo all'americana, come facciamo noi in campagna, nella casa di Caos, la casa estiva di Caos, abbiamo uno smoker e affumichiamo all'americana in modo pesante, che è ad esempio il pezzo di carne con intorno tutte le spezie, una salsina, salsa mopo, altre salse fatte da mia sorella ad esempio. Viene spennellata, contiene anche la birra, la salsa, viene spennellato più volte e intanto diventa scuro e poi questa sostanza penetra nella carne, infatti quando si taglia si vede la parte intorno, diciamo vicino alla superficie esterna, che è colorata in modo diverso e dà quel gusto buonissimo. Poi secondo i legni, ci sono legni che danno gusti cattivi e legni che danno gusti più buoni, perché la composizione di questi catrami varia un po' col tipo di legno, varia se il legno è verde o il legno è secco, molto secco, cambia gusto. Ci sono ad esempio il legno di ciliegio, dà un gusto molto particolare, dolciastro, perché lui stesso, come quando si taglia, ha un odore dolciastro, contiene delle sostanze che poi comunicano alla carne dei gusti buonissimi. Qua abbiamo una superficie, poca roba che è andata a attaccarsi alla superficie, un liquido giallino. Questo qua invece è un liquido molto giallo, sul fondo c'è tutto un deposito. In gran parte si è sciolto, e una parte è insolubile. Sono quelle gocce lì che sono insolubili. E quindi abbiamo prodotto tutte queste cose. Domani vedremo di attrezzarci meglio e di fare la pirolisi di altre cose.
Potremmo provare con il corno di cervo, non le ossa non danno, non danno ammoniaca. Le corna, le cose, i capelli, il pelo, la lana di pecora, queste cose qua danno, il sangue di bue danno composti ammoniacali. Poi si possono fare pirolisi, tante cose, faremo anche syngas e se riusciamo con un catalizzatore cercheremo di produrre un combustibile liquido. E a questo punto vi salutiamo e se ci offrite un caffè sarebbe per noi un piacere, perché possiamo comprare tante cose, come abbiamo fatto questo, tagliare questi pezzi al laser e vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!